Oggi ti parlo di questa. Elgato Wave XLR Pro. Una scheda audio, un mixer, un dispositivo all-in-one in grado di permetterti di avere un controllo totale su tutto l'audio del tuo computer, anzi, dei tuoi computer. Mettiti comodo, perché abbiamo veramente un sacco di cose da raccontarci. Ecco, questa è la nuova scheda audio, anche se definirla scheda audio è riduttivo, di Elgato. Si chiama Wave XLR Pro ed è il top di gamma delle schede audio di Elgato. È una scheda audio, come ti raccontavo anche nell'introduzione, particolarissima già nella forma estetica, ma anche nelle funzionalità. Quindi in questo video ti racconto non solo questa scheda, tutte le sue capacità, tutte le sue funzionalità, tutte le sue caratteristiche, e poi parliamo anche del software, perché lo sai che Elgato sviluppa dei software che integrano un po' tutti gli apparecchi di Elgato, ma non solo, e quindi abbiamo veramente un sacco di cose da raccontarci. Però prima di iniziare, unboxing. Come ti ho già detto, questa qui è la scheda top di gamma al momento di Elgato. È una scheda che ha tutta la parte di scheda audio molto simile alla Elgato Wave XLR versione 2 che ti ho presentato già su questo canale. Ti lascio il link da qualche parte in modo che tu possa andarlo a vedere. Perché curiosando un po' tra le specifiche di questa e di quella ho visto che effettivamente hanno le stesse caratteristiche. Questa qui perché è Pro? Perché è molto più potente rispetto alla precedente, per una serie di motivi che adesso ti vado a elencare. Innanzitutto, cosa condivide con la Elgato Wave XLR MK2? Il nuovo sistema denominato Wave FX, cioè un sistema di audio che permette di gestire all'interno di questa scatola tutto il routing e tutto l'applicazione degli effetti in tempo reale con una latenza pari a 0. Ok, quindi tutti gli effetti, anziché andarli ad applicare in OBS o in qualsiasi altro software, tu ce li hai già qua dentro. C'è una suite di effetti potentissima e ci sono anche delle novità rispetto ovviamente alla Wave XLR MK2 che ti dico tra un attimo, quindi puoi andare ad aggiungere tutti gli effetti che ti servono direttamente qui con una latenza 0 senza pesare sul computer. Quindi anche se hai un computer vecchissimo, non c'è problema perché gestisci tutto qui dentro. Ok, andiamo ad analizzare questa scheda audio, ovvero la Wave XLR Pro della Elgato, e andiamo a vedere tutte le connessioni che ci sono sul pannello frontale e posteriore. Allora, sul pannello frontale abbiamo soltanto queste due uscite cuffie, che è sia il jack grande che il jack piccolo. Sul pannello posteriore invece abbiamo due ingressi microfonici. Come puoi vedere non sono combo, quindi non puoi collegare un jack ma semplicemente un XLR. Abbiamo altre due uscite cuffie, sempre jack più grande e jack più piccolo. Abbiamo line in e line out, quindi per inserire un segnale o per far uscire un segnale. Abbiamo host, quindi dove collegare questa scheda audio al primo computer, e abbiamo aux, ovvero per collegare questa scheda audio ad un eventuale secondo computer. Come puoi vedere, sul resto della scheda audio non ci sono altri controlli, se non nella parte bassa c'è questa filettatura che ti permette di collegare questa scheda audio a un qualsiasi stativo, treppiedi, cavalletto, braccio o qualsiasi altro dispositivo. Questo Wave FX di Elgato, questa grande novità che ti ho già presentato con l'altra scheda audio Elgato Wave XLR MK2, ma anche col microfono Elgato Wave 3 MK2,
diciamo che all'interno di questa scheda audio c'è un DSP integrato, quindi tu hai tutti gli effetti che ti servono, quindi equalizzazione, compressione, expander, leggo voice tune e altri effetti tutti qui dentro, ok? Ma non finisce qui, perché se tu vuoi aggiungere altri effetti, altri plugin in formato VST, puoi farlo. Quindi immaginiamo che tu abbia comprato da altri fornitori online dei plugin o li abbia scaricati gratuitamente, dei plugin che ti piacciono tanto e vuoi comunque utilizzarli, puoi farlo direttamente qui, senza nessun tipo di problema. Inoltre, questa scheda condivide con l'Elgato Wave XLR il ClipGuard 2.0, quindi con queste schede audio qui è impossibile andare in clip. Quindi anche se sei un gamer appassionatissimo che mentre giochi urli in una maniera incredibile, non puoi andare in clip. Quindi il tuo audio è preservato, è sempre pulito, è sempre utilizzabile. Rispetto alla Wave XLR MK2, questa scheda audio qui ha, oltre a una gestione del routing che ti faccio vedere tra un attimo con il software, ha due funzionalità molto interessanti. Una si chiama ducking, cioè tu hai all'interno, te lo faccio vedere anche meglio nel software, però te lo voglio comunque raccontare, puoi impostare ad esempio il canale 1 con la tua voce come il canale principale. Tutto il resto, o solo quello che scegli tu, nel momento in cui tu stai parlando, il volume di tutto il resto viene abbassato in modo automatico e soprattutto molto gradevole, quasi naturale, come se ci fosse un regista che qualcuno alla regia che ti abbassa i volumi degli altri mentre tiene il tuo su. Quando smetti di parlare, gli altri volumi in maniera molto naturale tornano ai livelli che hai scelto. Quindi immagina un po' come avviene in radio, no? Che c'è lo speaker che parla, poi inizia a esserci la musica in sottofondo a un volume più basso, quando lo speaker finisce di parlare la musica va al livello giusto. Ecco, allo stesso modo questo, oppure quando se sei un gamer, per esempio, stai parlando e poi all'improvviso stai in silenzio perché ci sono delle scene nel gioco dove ci sono dei dialoghi o dei suoni particolari, ecco, quando tu sei in silenzio i suoni arrivano a un volume alto, a un volume accettabile. Quando tu ricominci a parlare i suoni tornano al volume basso di prima. Tutto questo in automatico e soprattutto, e questa è la cosa molto interessante, in maniera naturale, come se, ti ripeto, come ti ho detto prima, se ci fosse un professionista che sta lì dietro la regia e ti gestisce i volumi. Questa è la prima cosa. La seconda novità si chiama Mix Maximizer. Il nome è un po' particolare, Mix Maximizer. Leggo se l'ho letto giusto, sì. Mix Maximizer, che scioglilingua, che cosa fa? Ti permette di, nel momento in cui lo regoli, ma te lo faccio vedere tra un attimo nel software, ti permette di avere un suono molto più potente senza andare in clip. Ok? Quindi aumenta non solo il volume, ma proprio non mi viene altro da dirti che la potenza del suono senza andare in clip. E questo ti aiuta perché quante volte sul canale mi dite ma io mi sento basso, mi sento troppo basso, gli altri sono sempre più alti, non riesco ad alzare il volume. Ecco, con questa funzionalità qui, il Mix Maximizer, ammesso che lo sappiamo dire nel modo corretto e quindi lo sappiamo usare, aiuta appunto a far questo. Quindi queste due sono le grandi innovazioni da un punto di vista di effetti di questa scheda audio, quindi il ducking, di cui ti ho parlato prima, e il Mix Maximizer. Tutto il resto è dentro questa scatola da un punto di vista software. E adesso passiamo appunto al software. Questo è il software Elgato Wave Link, nel quale, come puoi vedere, possiamo andare, una volta connessa la scheda Wave XLR Pro, ci troviamo tutte le caratteristiche, tutte le funzionalità. Quindi in questo momento puoi vedere la scheda con XLR Mic 1, XLR Mic 2, Line In e USB AUX. Qui sulla destra, come puoi vedere, in output abbiamo le cuffia 1, cuffia 2 e Line Out. Vorrei farti notare come per le cuffie noi possiamo attivare High Power Mode. Che vuol dire? Vuol dire che il preamplificatore cuffie può funzionare sia in modalità normale, quindi gli colleghi una cuffia con un numero di ohm, non lo so, fino a 60, non lo so, qualcosa del genere. Se le tue cuffie hanno, non so, 200 ohm, 300 ohm, quello che sia, quindi hanno bisogno di una spinta molto maggiore sul preamplificatore cuffie, puoi semplicemente, anziché cambiare cuffie, cliccare su High Power Mode in modo tale che questa scheda audio può pilotare qualsiasi tipo di cuffie. Quindi anche se hai comprato delle, non lo so, delle Sennheiser o Audio-Tecnica, Beyer Dynamic, qualsiasi cuffia che abbia 200-250 ohm e quindi avevi bisogno di un preamplificatore esterno per connetterlo alla tua scheda audio,
Con questa scheda audio non hai bisogno di nulla perché puoi tranquillamente abilitare l'iPower Mode. Benissimo. Ora, come vedi, qui abbiamo i 4 canali che sono gli stessi qui e poi abbiamo il Mixes. In basso abbiamo i setting e questa è interessante, questa cosa qui del ducking che ti farò vedere dopo. Ok, clicchiamo sul canale numero 1 dove abbiamo qui sulla destra abbiamo input, quindi possiamo andare a regolare il nostro input gain oppure auto adjust gain, quindi lui in automatico noi parliamo e lui regola il volume. Gain lock è una funzionalità molto interessante perché nel momento in cui la spunti lui blocca il volume, perché hai presente quando per esempio utilizzi Zoom o qualsiasi altro software, spesso questi software tendono a regolare ulteriormente il volume. Nel momento in cui gli metti gain lock lui lo blocca e quindi il volume è quello che hai scelto tu. Phantom Power se hai bisogno ovviamente di collegare un microfono a condensatore e inline boost compatibility se hai per caso un mic booster collegato. Negli effetti sul canale 1 abbiamo il clip guard che è quello che ti raccontavo che ti permette di non andare in clip, mentre il low cut ovviamente è un taglio alle frequenze basse, come vedi c'è scritto 80 Hz, quindi puoi andare a tagliare tutti quei rumori che non fanno parte della voce. L'expander per eliminare i rumori di fondo, voice tune è una sorta di come possiamo dire, una sorta di enfatizzatore di alcune frequenze della voce che rende la voce molto più gradevole, molto più radiofonica, compressore, equalizzatore. E poi in basso c'è il voice focus, generato in collaborazione con AI Acoustics, che ti permette appunto di eliminare qualsiasi tipo di rumore di fondo. E questa è una cosa veramente molto 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 interessante. Nel momento in cui clicchi su Add Effects puoi andare a collegare tutti i plugin che ti trovi sul tuo computer e li vai ad aggiungere. Ora, ognuno di questi può essere non solo abilitato, ma può essere poi con il tastino si apre la finestra e puoi andarti a regolare la tua equalizzazione o la tua compressione o l'expander, eccetera, eccetera, eccetera. Questo lo puoi fare su entrambi i canali, quindi XLR1 e XLR2. Questo per quanto riguarda i canali. Se andiamo in Mixes, perché prima ti ho detto che questo software è molto interessante, questa scheda audio in realtà è molto interessante perché ti permette un routing pazzesco, un routing veramente incredibile. Ora, oltre ai 4 canali nativi, io ho aggiunto Safari, il browser che utilizzo, e All Audio, ma tu qui puoi aggiungere qualsiasi tipo di configurazione che tu abbia, qualsiasi tipo di software, qualsiasi tipo di software che produce audio. Nel momento in cui per esempio apri una schermata di un software, lui te lo fa vedere lì dentro, lo puoi aggiungere. Puoi crearti infiniti mix, per esempio questo potrebbe essere il mix che ascolti tu in cuffie, il mix 2 potrebbe essere il mix che ascolta un'altra persona in cuffia, insomma non c'è veramente limite a quanti mix puoi fare e puoi scegliere cosa aggiungere e cosa togliere al mix 2. Per esempio nel mix 2 non vuoi che la persona abbia Safari, quindi elimini per esempio questo e non c'è, quindi la persona non ascolterà questo, oppure non vuoi che la persona ascolti All Audio e lo elimini e quindi lui ascolterà soltanto questo, oppure vuoi che l'altra persona ascolti solo se stesso, quindi vai a eliminare tutto il resto e lasci semplicemente XLR Mic 2 che è il tuo ospite, per esempio, ok? Mentre a te restano tutti i controlli principali. Una cosa interessante quindi è questa: quando andiamo sul nostro canale, vedi qui abbiamo direct monitoring appunto per ascoltare in tempo reale, ducking. Ti voglio far vedere questa cosa perché è interessante. Nel momento in cui clicchiamo sul primo canale, al di là di audio output che possiamo andare a scegliere tra appunto tutti quelli che abbiamo visto prima, nelle mix options abbiamo always show volume slider che è interessante e maximizer, quindi per ogni canale noi abbiamo questa sorta di massimizzatore, quindi aumenta la potenza del suono senza andare in clip. E ce l'abbiamo però ovviamente anche a livello di mix, perché se qui clicchiamo sul mix abbiamo anche questo sul mix, che è una cosa molto 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 interessante. Cliccando sul primo canale abbiamo gli stessi effetti che abbiamo visto prima e la cosa molto interessante è che puoi anche registrare, ok? Puoi registrare e questo secondo me è una cosa interessante perché io adoro i software che registrano, perché non devi star lì a impazzire con altri software. Per quanto riguarda il ducking, che ti avevo appunto detto prima, il ducking serve a abbassare in maniera automatica e in questo caso molto naturale qualsiasi altra fonte sonora che scegli tu quando tu parli nel microfono. Quando smetti di parlare invece
torna tutto come prima. Ecco, Make XLR Mic 1, quindi ammesso che questo sia il canale che vuoi utilizzare come canale principale, tu puoi scegliere quali canali andare a inserire all'interno del ducking. In questo caso all, oppure potresti mettere soltanto Safari, oppure la line-in, ok? Quello che scegli tu. Quindi davvero non c'è limite, puoi scegliere tu effettivamente cosa andare a utilizzare, e questa è una cosa veramente molto interessante, unita ovviamente a tutto questo che abbiamo visto prima. Quindi davvero interessante questa schermata. E questo è il software. Come ti raccontavo prima, nel settings tu puoi andare a lavorare sul ducking, la sensibilità, quindi puoi scegliere tra low, medium e high, la quantità, quindi low, medium e high, e la velocità di transizione, quindi tra low, medium e high, in modo che puoi rendere questo ducking molto naturale. Ovviamente questa scheda audio si inserisce all'interno di un ecosistema di Elgato che conosciamo benissimo, dove tutti i software e tutti i dispositivi hardware dialogano insieme, e questa scatoletta non fa eccezione, per cui se hai già altri dispositivi Elgato come lo Stream Deck, a prescindere dalla versione, puoi utilizzare lo Stream Deck per pilotare ad esempio i volumi o quant'altro. Quindi il bello di Elgato è che ha costruito un ecosistema, e all'interno di questo ecosistema tutti i software e tutti gli apparecchi hardware dialogano in maniera semplicissima, velocissima e senza impazzire con configurazioni strane. Per cui quando mi dicono magari sì, i prodotti Elgato sono buoni però hanno un costo un po' più elevato, io rispondo sempre questo, dico sì, ok, potrebbe anche essere, però considera sempre che stai comprando un apparecchio che dialoga con tantissimi altri apparecchi e software, semplificandoti il lavoro. Quindi quello che stai pagando non è solo la qualità audio in questo caso e la versatilità, ma è anche il fatto che se hai altri dispositivi Elgato puoi semplificarti la vita, il lavoro, e concentrarti su ciò che realmente vale, ovvero il contenuto. Bene, credo di averti raccontato veramente un sacco di cose su questa scatoletta, ma è veramente incredibile. Elgato è riuscito a innovare ulteriormente. È incredibile come i ragazzi di Elgato riescano, prodotto dopo prodotto, a alzare sempre di più l'asticella. Per chi è pensata questa scatoletta, questa scheda audio, questo mixer, questo software di routing avanzato? È pensato soprattutto per i gamers, soprattutto per chi fa il live streaming, ma soprattutto anche live streaming anche con due computer, come ti ho detto prima, perché abbiamo host e aux qui dietro. Sì. Quindi possiamo connettere due computer, ma anche per chi vuole avere un controllo totale su tutto ciò che accade da un punto di vista audio sul proprio computer. Quindi, non lo so, hai YouTube acceso perché ti serve dell'audio, hai il browser con dell'audio, hai una chat con delle persone, c'è la tua voce, insomma, puoi gestire tutto tu, tutti i volumi in automatico, in modo, come hai visto, semplicissimo. Quindi credo che Elgato abbia veramente innovato tantissimo con questo prodotto, e non oso immaginare che cosa accadrà fra 6 mesi, fra un anno, quando usciranno i nuovi prodotti di Elgato, perché continuando così veramente ne vedremo delle belle, come si suol dire. Ovviamente ringrazio i ragazzi di Elgato per avermi inviato questa scheda audio, e devo dire che è stato veramente un bellissimo prodotto da recensire. Bene, io ti ringrazio per aver guardato questo video, spero sia stato tutto chiaro. Laddove non fosse così, o comunque ti fossero venuti dei dubbi in mente, commenta questo video e io come al solito ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille, noi ci vediamo prestissimo.